Vi confermo 40 gradi. Go! È fresco, si va. Siamo arrivati al castello di Berat. Guardate un po', Luigi e Anna, altri bikers motociclisti. Loro arrivano dalla Campania. Napoli. Da Napoli. Il mondo è piccolo, buona strada ragazzi. Grazie, altrettanto. Ciao. Stasera certa gente si è lanciata vino, vista mare e in arrivo anche un piatto di pesce. Guardate qui che spettacolo che è. Per fortuna abbiamo lasciato la moto in giù, perché sennò qui le possibilità di cadere non erano elevate, erano garantite proprio. In alto sventola l'immancabile bandiera albanese. Una bottiglia d'acqua e una di tè piccola, 4 euro. L'Albania è economica, dicevano. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina un risveglio così. Guardate, il lago di Okrida è spettacolare, è veramente incantevole. Ha dei colori davvero superlativi. Ieri siamo stati divinamente. Ci ha regalato un tramonto più unico che raro. Adesso vedete Cinzia all'opera qui. Buongiorno. Colazione fatta in casa. Ne abbiamo comprato il Nescafè, come sempre, il bollitore, brioche, frutta e si va a vincere facile. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è lunedì 28 agosto, sono circa le 8, ci sono 19 gradi più o meno. Siamo ripartiti da Trepeia direzione Valona. Oggi faremo circa 250 km. Speriamo che per il momento la temperatura rimanga così. Proseguiamo. La temperatura è semplicemente ideale. Stiamo costeggiando il lago, siamo all'interno del Parco Gallicica. Alla nostra sinistra il lago di Okrida che ieri ci ha regalato tramonto fulminante, veramente bello. Guarda che scorci che ci sono qua. Mamma mia, che brio, c'ho la voce briosa. Vedi il fresco, perché abbiamo dormito di lusso questa sera, addirittura ci siamo coperti. Cinzia è appena arrivata, ha detto stasera soffriremo il caldo perché non c'era l'aria condizionata in camera. Avete visto la camera molto semplice, spartana, ma invece abbiamo dormito benissimo, divinamente, non si è sentito una mosca. E questa mattina a colazione, a parte noi che parlavamo, c'era un lago piatto. Guardate qua che colori che ci sono, non si sente nessuno, solo noi e il boxer in questo momento. Mi ha fatto bene, guarda che pace che c'è. Lago piatto, poco traffico, quasi nessuno, un bulldog, tanta roba, bulldoghino. Guarda qua ragazzi, la sensazione di essere al mare proprio, è tanto piatto, è tanto vasto, con la foschia all'orizzonte. A me il lago di Okrida è piaciuto estremamente tanto. Sarà complice sicuramente colori, ci ha regalato ieri al tramonto, ma proseguiamo. Una cosa, i locali qui chiudono presto, le cucine alle 8 è chiuse, infatti ieri sera siamo dovuti arrangiare, volevamo cenare in uno di quei ristorantini in fronte lago. Nel momento in cui sono andato a prenotare mi ha detto no, siamo pieni. Ho detto ma veniamo verso le 8:30. No, la cucina chiude presto. Cioè fanno un giro solo di cena. C'era una coppia che era seduta lì dalle 5, si sarà alzata alle 9, e quindi solo a Milano sarebbe inconcepibile che tu ti siedi per perdere tempo. E qui invece sono diversi, gli basta un giro solo di cena. Ma non solo un locale, c'erano 3-4 ristorantini tutti quanti uguali. Infatti tante persone come noi sono stati rimbalzati e tutti quanti come noi sono ritrovati al supermercato a fare la spesa. Comunque adesso è un altro giorno, proseguiamo. Sono circa le 8 del mattino, stiamo ripassando ad Okrida, siamo di strada, visto e considerato che abbiamo ancora qualche chilometro in Macedonia per poi però entrare in Albania. Ne approfittiamo per cambiare il dinaro macedone con il lek albanese, in maniera che da avere già moneta locale. È andata Cinzia, ci sono 2 cambi qui, speriamo che uno dei 2 sia già aperto, dovrebbe essere aperto perché Cinzia l'ho visto uscire dai cambi. Eccola qua, Cinzia sta tornando, quindi dovremo aver cambiato i soldi e quindi da qui proseguiamo, perché oggi passeremo di nuovo la frontiera macedone, entreremo in Albania e lì staremo fino alla fine del nostro viaggio. Quindi ti ha cambiato il 26,40 in euro solo, mi ha cambiato il lek. Non ti ha cambiato il lek. Quindi ma andiamo in Albania, bisogna cambiare. Si è fatto una risata quando gli ho chiesto il lek, ho detto no.
Queste sono le strade che piacciono a noi con il traffico che piace a noi, praticamente traffico zero, asfalto nuovo, tante curve in questo momento, siamo in quarta, costante e si va. Questa si sale un po' E via go. e via go. Stamattina con l'aria fresca anche Cinzia, avevo sentite, è briosa. Traffic free potremmo chiamare questa strada qua. Dopo questa strada fantastica, Borghese stanno questi. polizia in Borghese, sì, e confine, eccolo qua. Questa è un'altra dogana, non è quella dove siamo entrati ieri, è un po' più a sud. Adesso prima passiamo quella Macedone e poi ovviamente entriamo in Albania. Per fortuna dal nostro lato mi sembra che non ci sia nessuno. Vediamo un po'. Zero macchine, go. Preciso. Svegliarsi presto al mattino da sempre. Io stacco. Cinzia si finisce il microfono della GoPro. Vediamo un po'. Macedone non c'era nessuno, Repubblica di Albania non c'era nessuno perché non c'erano proprio controlli. Qui per entrare in Albania qualche controllo invece c'è, e quindi ci mettiamo in coda e ci facciamo la coda. Siamo al border albanese, questa è la coda che c'è e aspettiamo il nostro turno. E questa è Cinzia. In un attimo la coda qui al border albanese è diventata più di 200 metri, saranno 30 auto dietro di noi, ci sono dei pullman di fianco a noi e ci sono dei camion. Il border albanese è un po' abbastanza movimentato ed è prestissimo. Abbiamo superato i controlli, una ventina di minuti più o meno. Adesso abbiamo approfittato per fare una pausa in bagno. Questa è la situazione che c'è qui al border albanese. Appena uscite dai diversi border, il fischio che avete sentito è la polizia che mi ha detto qui non è possibile fare i video. Vi dicevo, appena passato il border praticamente ci sono subito dei ragazzi che vi propongono delle schede telefoniche della Vodafone in questo caso, e ne abbiamo approfittato per fare una pausa al bagno e bere qualcosa e adesso si prosegue. Ci sono tanti camion. Dopo la dogana albanese facciamo un piccolo tratto di strada che abbiamo fatto ieri l'abbiamo fatto in salita. Se vi ricordate, qui c'era un camion che andava a passo d'uomo, adesso la facciamo in discesa, una discesa di circa il 15%, quindi abbastanza impegnativa, e sotto di noi si vede gran parte dei tornanti, guardate lì davanti a voi, quella è tutta la strada che faremo. E qua sotto c'è una vallata molto colorata di verde, gole rosse, stiamo attraversando una terra rossa e sotto il fiume letteralmente bordeaux, assume il fondo dello stesso colore delle rocce ovviamente, quindi anche l'acqua. Questa è la vecchia ferrovia, strada neanche a dirla piena di curve, ecco, i segnali ci avvisano che le curve continuano, ma bisogna stare con le orecchie sempre dritte perché i controlli sono un po' dappertutto. Lo stesso colore rosso delle Gorges de Dalouis in Francia, e lo stesso colore ce l'ha il fiume che scorre di fianco a noi. Fatti fare, ma in realtà non c'era nessuno. Però questo qui me l'ha fatto abbastanza convinto, secondo me. Ieri mi ricordo che qua quando siamo passati ci hanno fatti fare, quindi se rallentiamo un attimino, che i controlli ci sono in abbondanza. Vediamo, eccoli là dove stanno, guarda, in alto avanti a destra. Ciao, viva Castello Falso. Attenda a carro trek. Qua dove siamo passati l'altro giorno. Sì, nell'Isaccio. Guardate il fiume che colore ha, sembra il Gange qua sotto come colore, è rosso praticamente, come il colore delle rocce che sembra ci ha accompagnato. le cascate dello zoo in Marocco. Le cascate di quel colore perché piove i giorni prima e quindi l'acqua era molto mossa, e siccome il terreno era scuro, argilloso, le cascate praticamente erano di questo stesso colore di questo fiume qui sotto. Però la strada è molto bella, è roccia viva da una parte e fiume Gange dall'altra. Eccolo qua. Stiamo attraversando la cittadina di Elbasan, gli stiamo girando intorno, questo non è neanche il centro, pensate cos'è il centro. Ma che cazzo di suona? Qua suonano tutte le... Sto coglione. Suonano a tutta qua, ragazzi, qua. Allora, se per le persone calme, alla ricerca di stress, l'Albania è il posto ideale. Non il Marocco, non Istanbul, non la Tunisia, l'Albania, il paese più folle che ci sia qua. Come diceva giustamente Libero ieri, qua è kamikaze driving. Libero. Cioè qui hai mezzo metro, tu devi andare perché non puoi se c'è la coda che tu avanzi mezzo metro, cosa ti cambia? Niente. No, allora devi stare attaccati. No.
Devi andare, devi avere 1 millimetro, no mezzo metro. Devono stare attaccate le auto, cioè le auto devono, se c'è mezzo metro vi suonano, è pazzesco. Mezzo metro di spazio, la macchina, cioè questo spazio che abbiamo noi è inconcepibile per loro in mezzo al traffico. Devi stare col muso quasi devi spingere la macchina che ti precede, ecco. Very stress. Comunque adesso stiamo uscendo, guardate dall'altra parte che coda che c'è. No, guardate, è impressionante. Stiamo puntando il paese di Berat e ci stiamo perdendo letteralmente dentro le campagne albanesi. Strade più o meno scorrevoli come adesso, altre un po' più complesse, un po' più messe male, ma tutto sommato paesaggi dolci. La temperatura che ovviamente inesorabilmente è diversa da quella che abbiamo trovato in Macedonia ieri. Qui siamo già sui 32-33 gradi e sono appena le 10. Cosa che faremo noi? Scenderemo da qui, faremo tutta quella parte lì e poi risaliremo dall'altra parte della collina. Poco fa alla nostra sinistra c'erano dei bellissimi laghetti piccoli, non ho fatto in tempo ad accendere la camera perché scendevamo e salivamo di continuo, c'erano delle casettine in legno, delle canoe, tutto molto bucolico. Ovviamente i colori sono quelli che sono, insomma, calcolando dove si è, diciamo che è estremamente tanta qualità. In una zona dove si estrae qualcosa, perché ci sono più pozzi di questi qui che lavorano, si muovono, eccolo qui, eccolo un altro. Non sappiamo ovviamente cosa si estrae. L'aria è impregnata di odori di gas di scarico, di motori che lavorano, quindi comunque sono colline piene di questi piozzi qui. Siamo a circa una 50 di chilometri da Berat. La temperatura continua inesorabilmente a salire, siamo a 36 gradi e mezzo, sono circa le 11. Adesso il primo posto un po' più civilizzato, troveremo un supermercato, troveremo qualcosa da mettere sotto i denti perché io inizio ad avere fame. Ecco, vedete, qui sono tutti pozzi, ovviamente alcune sono antenne, ma tipo questo è un pozzo, questo qui stiamo passando di fianco. Qui il motore non c'è, ma in tanti altri il motore è presente e il motore funziona. Adesso qui direzione Berat. Siamo arrivati a Berat, è quasi ora di pranzo. Allora, alle mie spalle abbiamo visto questa Coop e abbiamo deciso di prendere qualcosa da mangiare lì perché di fronte, guardate un po', c'è questo fantastico giardino, c'è l'ombra, sono anche dei tavolini che tra l'altro sono del bar di fianco alla Coop. E mentre siamo arrivati ci stavamo svestendo, si ferma un ragazzo albanese che parlava un italiano più o meno capibile. No, perché i picciotti non parlano italiano. Quando ho detto picciotti, scusa, ma tu dove hai lavorato? In Sicilia? Sì, ho lavorato a Palermo, di qua e di là. Adesso è tornato qui, si è preso quel bar in gestione suo. Se volete sedervi, sedetevi senza problemi, non fatevi stupro. No, vabbè, i tavolini non te li occupiamo, ti occupiamo. Ci accomoderemo sotto questa pagoda, che immagino sia comunale, insomma sia pubblica. C'è l'ombra, mangeremo lì. Questa è l'entità delle strutture che stiamo incontrando. Traffico ne abbiamo trovato poco fuori dalle città, all'interno invece c'è abbastanza movimento. Un asinello stracarico, quello che passa davanti alla Coop. E questo è quanto. Il BMW mentre arrivavamo ha spento le candeline dei 192.000 km e quindi sono estremamente orgoglioso del mio adventure. Adesso aspetto Cinzia che torna col bottino e mangiamo. Siamo sempre nel medesimo parco dove abbiamo pranzato. Abbiamo pranzato 50 metri più in là. Qui alla vostra destra c'è un bar che gestisce queste strutture dove siamo seduti e ovviamente parla italiano il tipo. Lui ha lavorato a Rimini. Poco prima abbiamo parlato con un altro ragazzo che ci ha benvenuto, ha lavorato in Sicilia. Il fornaio che è dietro di voi ci ha visto mentre parcheggiavamo, ha parlato con noi, ha lavorato anche in Italia, parla italiano. Ecco, nel frattempo è arrivato il caffè espresso per me, acqua e poi c'è l'espresso macchiato per Cinzia, eccolo qui. Go. Grazie mille. Facci sapere com'è sto caffè, Dima. Guardate che bicchierone d'acqua ghiacciata. Il tipo ha capito che sentiamo caldo e ci ha viziato con un bicchierone d'acqua ghiacciata. Lì dietro lo vedete, lì c'è il GS, il forno, qui c'è Cinzia, il bar e noi praticamente eravamo di là, abbiamo mangiato dall'altra parte del parco. Oggettivamente il caffè è buono, non come quello italiano ma un buon caffè. Fortunatamente il bar fa caffè anche espresso, perché per la maggior parte dei caffè che abbiamo trovato andava molto il caffè turco, l'espresso non lo facevano proprio. Com'è il tuo? Buono. Ok. Ci voleva.
Stiamo ripartendo dopo la pausa pranzo e la pausa caffè. Nel momento in cui sono andato a pagare il caffè, e il ragazzo del bar mi ha detto no, il caffè è offerto, ve lo offro io perché lo offro a tutti i turisti che passano da noi. A me, a Cinzia, la cosa ha lasciato molto interdetti, molto sorpresi. Ci è piaciuto quel gesto, insomma, anche se siamo sentiti un po' in imbarazzo. Ho insistito 1, 2, 3 volte, dopodiché ho capito che gli faceva effettivamente piacere offrircelo e non ho più insistito. Adesso da qui andiamo a visitare il castello di Berat. Le temperature sono strong e quindi vedremo se limitarci a fare una dronatina o fare una vista in realtà. Va. Siamo arrivati al castello di Berat. Guardate un po', Luigi e Anna, altri biker motociclisti. Loro arrivano dalla Campania, da Napoli. Si sono fatti un giro prima di noi, loro punteranno adesso a Girocastro, cosa che noi faremo dopodomani. Il mondo è piccolo, buona strada ragazzi. Grazie, altrettanto. Ciao. Una volta arrivati a Berat, il primo monumento che vedrete è questo, in piena rotonda. Noi abbiamo lasciato la moto lì e il castello è qui dietro. Adesso prima ci facciamo 2 passi a piedi e poi vogliamo un dronage. Guarda lì che mi aspetta, dronage selvaggio qua. Stiamo salendo la salita che porta al castello di Berat. Cinzia è contenta ragazzi, sono 37 gradi, tira vento, tira un po' d'arietta, dai, e Cinzia è felice, pensavo quindi peggio. va tutto molto good. La salita è abbastanza impervia, come vedete anche le auto abbastanza dritta, come dici tu, abbastanza in piedi, abbastanza dritta nel senso di in piedi. Per fortuna abbiamo lasciato la moto in giù, perché sennò qui le possibilità di cadere non erano elevate, erano garantite proprio. Questa è l'entrata del castello. Tutto merchandising, Dima. Il centro tavola ci interessa? Siamo entrati da poco, abbiamo ancora della salita davanti a noi, ma poi conto e spero di farvelo vedere dall'alto come si deve. La signora che vedete alle nostre spalle, mentre passavamo ci ha detto motore? Sì, ma good. La signora, quante ne sa la signora? Altro che... Ha detto che col motore jeans fa caldo. Il motore jeans fa caldo. Però vi dirò, tira un bel venticello, è caldo, sicuramente caldo, però senza vento sarebbe drammaticamente caldo. Questo è tutto in legno. Questa è la parte più alta del paese, Acropoli c'è scritto lì, adesso ve la mostro, si legge meglio. In alto sventola l'immancabile bandiera albanese. Si legge qui Acropoli? Spero di sì. Beh, dall'Acropoli la vista è incantevole, direi. Guardate qua che vista che c'è. Adesso andremo in alto, sempre più in alto. Cisterna d'acqua. Questa è la vista che c'è dalla parte più alta del castello. Questa qui sotto è parte di Berat. All'interno del castello ovviamente ci sono delle attività, ci sono delle botteghe, ci sono delle strutture, ci sono dei ristoranti, c'è tutto praticamente. È una città. La fortezza contava oltre 20 chiese nel periodo di massimo splendore. Questa vacanza verrà ricordata per il caldo, per le volte che ci siamo fermati a comprare l'acqua fresca, per le volte... YouTube channel. Grazie. Per le volte che abbiamo lavato i vestiti e si sono asciutti dopo 10 minuti. Mezz'ora fa abbiamo investito, abbiamo speso più per bere noi che per la benzina per il GS. Una bottiglia d'acqua 2 euro, una bottiglia d'acqua e una di tè piccola 4 euro. L'Albania è economica, dicevano. Il castello di Berat, denominato anche cittadella di Berat e quartiere del castello, è una fortezza che domina la città di Berat. Risale al XIII secolo e comprende molte chiese bizantine e moschee ottomane. È costruito su un colle roccioso sulla sponda sinistra del fiume Osum ed è accessibile solo da sud. Si trova a 229 metri sul livello del mare. La fortezza di Berat nel suo stato attuale, anche se notevolmente danneggiato, presenta una veduta magnifica. La superficie racchiusa permetteva di ospitare una parte considerevole degli abitanti delle città
città. Gli edifici e l'interno della fortezza furono costruiti nel corso del XIII secolo e per la loro caratteristica architettonica sono conservati come monumenti culturali. La popolazione della fortezza era cristiana e contava circa 20 chiese e una sola moschea ad uso guarnigione turca. Le chiese della fortezza furono danneggiate nel corso degli anni e ne sono rimaste solo alcune. Dopo esserci rifocillati di acqua ghiacciata, la signora l'ha tirata fuori dal congelatore, ragazzi, veramente facevo fatica a berla. Comunque adesso stiamo puntando il quartiere di Gorica, che deve essere molto particolare perché è pieno di finestrelle, e un'altra cosa molto interessante e degna di nota, che ormai ci stiamo abituando a viaggiare con 40 gradi, ci sono 38 gradi e ormai non sento neanche più caldo, mi sono talmente abituato che tante volte non mi tolgo neanche la giacca. Cinzia dice: ma come fai a non toglierti la giacca? Ormai sono talmente abituato che con 100 gradi sto vestito col piumino, ormai sono di amianto. Vi confermo 40 gradi, go! È fresco, si va, bello frescura. Siamo a Berat, nel forno di Berat, 40 gradi e non sentirli, ragazzi. Jeans, giacca, airbag, stivali, guanti, si va a vincere facile. Comunque sinceramente 40 gradi ci sono, ma è caldo, sì, ma vi dirò, negli primi giorni era drammatico. Ormai abbiamo ripreso il castello in tutte le salse, abbiamo ripreso anche la chiesa della Santissima Trinità, e questo qui davanti a noi è il quartiere di Gorica, il quartiere delle 1000 finestre. La giornata è calda, ma vi ripeto, ormai siamo abituati a temperature torride. Il prossimo anno puntiamo ad attraversare il Sahara. Cinzia ha detto che il Sahara è la prossima meta. Sotto un vento abbastanza intenso alla nostra destra abbiamo le saline. Da qui si vede un riverbero di rosa molto grazioso, però vi ripeto, il vento è notevole, forse si sentirà. Qui davanti a noi c'è una salina e di fianco ci sono le vasche di sale, località Panaia, come potete vedere. Siamo a circa 30 km da Valona. Ecco qui, ALB Sale Blora, Valona. Siamo all'ingresso di Valona. Nel viale adiacente il nostro c'era una bella pattuglia di polizia con il telelaser e avevano già fermato 2/3 auto. Qui c'è il limite di 60 km/h. Adesso l'obiettivo sarà cercare un ufficio cambi, perché questa mattina abbiamo cambiato il dinaro in euro, che quando Cinzia gli ha chiesto: mi cambi il dinaro in lek, quello lì gli ha riso in faccia, gli ha detto: no, il lek non l'accettiamo neanche se ce lo regali. Quindi adesso capirai il dinaro. Ho capito, però. E adesso bisogna cambiare quindi gli euro in lek. Eccoli qua, Ecco guarda, neanche a parlare, neanche a dirlo apposta, eccoli qua. Tac, polizai. Tic-tac. E qua si ferma di brutto, anche perché loro vanno come i pazzi. Sì, vabbè, però fermano, poi quelli che stanno al cellulare non li vedono, quelli che tagliano, cioè 3 persone afferma uno. Ragazzi, in autostrada c'era un ragazzo su un Mercedes con le 4 frecce in prima corsia, ovviamente camminava a metà auto in prima corsia e metà in corsia d'emergenza e chattava. Ma dico: ma fermati, chat e poi riparti. No, lui fa così. E anche il ragazzo del bar, quello che ci ha offerto i caffè, Beratti, ci ha confermato che è un dramma la guida. Dice: la settimana scorsa a Saranda, state attenti perché a Saranda una ragazza di 17 anni senza patente ha ucciso in auto due italiani. Poi non ci ha spiegato se erano in moto o a piedi, ma questo è quello che succede qui. Dice: perché i controlli della polizia non sono sufficienti, praticamente c'è assenza totale, anarchia, ecco. Quindi gli occhi aperti qui non sono mai abbastanza, e lo stiamo scoprendo giorno per giorno anche su nostra pelle. Eccola qua, ufficio cambi. Adesso va Cinzia con la sua simpatia e si fa cambiare 10.000. Quando cambiamo? 10.000 euro? Tira fuori i soldi. Andiamo. Qui a Valona c'è un vento estremamente sostenuto che però ci fa percepire diversi gradi in meno, e quindi è apprezzatissimo in questo momento. Cinzia è qui dentro, è all'ufficio cambi. Poi da qui praticamente volevamo puntare prima una penisola per farci un volo col Mavic, ma visto il vento che c'è non è il caso, non anche la roba negli occhi. Adesso da qui punteremo credo direttamente la nostra struttura, che è direttamente sul mare, dove spero, mi auguro, prendere un po' di sole e di rilassarmi un po'.
Oggi abbiamo avuto temperature veramente torridi. Siamo al centro di Valona, c'è un vento micidiale. Abbiamo rischiato poco fa di essere travolti da due idioti che, girando senza tirar via le frecce, ci stavano tagliando letteralmente la strada. Per fortuna siamo rimasti in piedi. Guardate che vento che c'è. Mi sa che oggi il mare non ci vedrà. Ma se si alza la sabbia voglio vedere. Ti ciechi, cavolo. Poco fa c'erano un paio di macchine parcheggiate qui sopra, sopra sparti traffico. Il colore del mare è bello però, La sistemazione di oggi purtroppo è andata malissimo, ragazzi. Malissimo! Guardate qua. Guardate qui che spettacolo che è. Senza vista questa. E questa è la stanza, c'è l'aria condizionata, c'è la cucina e questo è il bagno. Direi tutto molto giusto, guardate che vista che c'è. Il GS ha il suo parcheggio e questa è l'entrata della struttura di questa sera. Senza vista, ragazzi. C'è un vento un po' sostenuto, ma questa è la struttura dove alloggiamo questa sera. Insomma, alla fine, ragazzi, abbiamo recuperato la cena saltata di ieri sera sul lago di Ocrida. Questa sera mi sembra che siamo oltre la vista mare qua. Va bene qua, Dima? Dove tu vuoi mettere? Dove ti metti? Qua, scendi qua. Il tuo gradimento? Stasera certa gente si è lanciata vino, vista mare e in arrivo anche un piatto di pesce. Ecco i nostri primi. Buon appetito, Cinzia. Dopo il primo, tact, fritturina, la Cinzia di Mattia è sempre più contenta e soddisfatta. Nel frattempo è venuto buio, ma la chiusura del video la facciamo da un altro posto perché qui c'è musica che va a tutto. In questo momento per fortuna non c'è, così non rischiamo di essere bloccati dal copyright. Ragazzi, che dirvi, stasera il video lo chiudiamo da fuori la nostra camera. In realtà la vista sarebbe spaziale, solo che manca la luce, ovviamente c'è il buio. Non l'ho chiuso dal ristorantino perché c'era la musica che andava e non volevo che il copyright mi bloccasse in qualche maniera il video, la remunerazione del video. Giornata semplicemente incantevole oggi. Tanta strada, bei posti, tante emozioni e location da paura. Qui sotto si sente soltanto le onde del mare. Che dire? Vi ringrazio di essere arrivati fin qui, se l'avete ancora fatto. L'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, per noi è tanta motivazione, ci sono anch'io. Ciao, al prossimo video.